Eccoci qui con un nuovo episodio di A Gamba Tesa. Oggi è venerdì 20 ottobre, lo scorso era venerdì 13 e per alcune culture porta sfortuna, non per la mia, perché io sono nato il 13, quindi ovviamente il 13 è un giorno fortunatissimo. Davide Giovanzana, ciao. Ciao Leo, ciao a tutti. Anche io sono nato venerdì 13 giugno però. Ah, anche tu 13, però io non di venerdì, di giovedì, vabbè, ma non importa. Ricordatevi di farci gli auguri di compleanno, visto che vi stiamo dicendo quando compiamo Esatto, ma ricordatevi soprattutto di mettere like a questo video, iscrivervi al canale YouTube di Radio Rossonera e di commentare qui sotto con le vostre scelte. Scelte di cosa? Scelte perché? Perché oggi parleremo di all-in. Ovviamente non facciamo riferimento a calcio scommesse, ne abbiamo parlato fin troppo, ma oggi parliamo della prossima settimana, una delle settimane più decisive. No, è vero. Però se tu ci pensi, all-in ha comunque dei riferimenti alla scommessa perché è un termine pokeristico. Vabbè, certo, però nel senso in questo caso è all-in perché? Perché settimana prossima ci sono 3 partite, un trittico fondamentale per il Milan, Juventus di domenica, Paris Saint-Germain e Napoli, in quest'ordine qui, 2 trasferte a Parigi e a Napoli, ma il Milan giocherà in casa contro la Juve. Perché siamo qui? Perché ci batteremo, ci sfideremo in questo bellissimo ring su questi 2 argomenti, perché io sono dell'idea e della posizione che il Milan debba già quasi adesso tentare di fare un all-in per la Serie A, per la seconda stella, che ricordiamo quest'anno c'è in ballo la seconda stella, perché lo scudetto fino a prova contraria ad oggi ce lo stiamo giocando noi e l'Inter. All-in sul campionato cosa vuol dire? Non significa lasciare la Champions indietro, ma significa hai il Paris Saint-Germain fuori casa, hai altre 3 partite dopo di Champions League nel girone, il Milan deve fare 6 punti con Juventus e Napoli perché dà il primo vero a lungo a questo campionato, Davide. Sì, sono 2 sfide importanti, Leo, sono 2 big match, sono quelle partite che alla fine dell'anno contano perché contro le tue dirette avversarie, però non ci possiamo permettere un altro errore in Champions League. Cioè la Champions League in questo momento della stagione, secondo me, concentrare tutte le energie mentali, fisiche, di uomini, di gestione, di preparazione della partita va fatto sulla Champions League e sulla sfida al Paris Saint-Germain, perché è troppo importante per il nuovo Milan, chiamiamolo così, è troppo importante il superare il girone di Champions League. Per gli introiti, per i ricavi. Per una serie di ragioni che adesso, delle quali adesso parleremo, ma secondo me è fondamentale. Però su questo andiamo con ordine, prima Champions League e poi campionato. Champions League perché io dico all-in sullo scudetto e sulla Serie A? Perché il Milan quest'anno ha un girone difficile, ma ha un girone che può passare nonostante una sconfitta al Parco dei Principi. Mi spiego, il Milan, ve l'abbiamo già detto tante volte, dovrebbe fare più o meno 11 punti per passare il girone, ne può fare anche qualcosina meno. Un pareggio al Parco dei Principi sarebbe per me oro colato per le condizioni magari in cui il Milan arriva e per la settimana che ha il Milan a disposizione, ma dopo c'è il pari in casa, dopo c'è il Borussia in casa e poi c'è il Newcastle fuori. 3 partite di cui 2 devi vincere, perché però il Newcastle si batte, l'abbiamo già visto, il Borussia si batte, l'abbiamo già visto, il Milan lì a quel punto si può guadagnare il suo girone, ma Juventus e Napoli in questo momento con il Milan a 21, Milan si proietta potenzialmente a 27, da vedere cosa fa l'Inter, ma lasci indietro Napoli e Juve. Restando alla Champions, il Milan non avrà Chukwueze perché si è infortunato l'altro ieri, ve l'abbiamo detto. Questo è un male. È un male perché per il turnover, ovviamente il Milan, chiamiamolo così, rotazioni di uomini nelle 3 partite, dovrà chiedergli straordinari a Christian Pulisic. Vedremo se potrà entrare in corsa Luca Romero, non credo più si andrà verso altre soluzioni, però Christian Pulisic ha chiamato gli straordinari. Questo per me è, diciamo, lo scenario della Champions, Davide, perché per te invece fare punti al Parco dei Principi diventa fondamentale? Ma semplicemente per come è andato il girone fino adesso, cioè tu hai giocato 2 partite che dovrebbe avere 6 punti. Sì, ai punti meritavi di vincere, ma i punti in classifica del girone sono diversi rispetto ai punti ipotetici di una vittoria di una partita. Dovevi avere 6 punti, ne hai 2. Questo vuol dire che sei obbligato, e parlano i numeri, sei obbligato a non perdere 2 volte contro il Paris Saint-Germain, ed è un Paris Saint-Germain particolare quest'anno, poi ne parleremo dopo, però devi fare Paris Saint-Germain ma devi fare 3 punti, devi puntare, perché Milan può battere il Paris Saint-Germain, devi puntare a vincere almeno una delle 2 partite. Non è facile andare a giocare al Parco dei Principi, non è facile nemmeno ricevere il Paris Saint-Germain in casa, però il Paris Saint-Germain è andato a Newcastle e ha perso 4-1.
Quindi Incredibile. il Newcastle lo battiamo di sicuro, alt. No, il Newcastle lo possiamo battere per la partita che abbiamo fatto. Lo possiamo battere, però guardiamo lo storico di quello che è successo nel girone. Cioè il Paris Saint-Germain ha preso 4 gol a St. James's Park. 4 gol in Champions League sono tanti per una squadra come il Paris Saint-Germain. Con questo Paris Saint-Germain che ha cambiato allenatore, che ha stravolto praticamente, ha cominciato a stravolgere tutto quello che ha fatto negli ultimi anni, perché ha venduto Neymar. Tra l'altro mi dispiace molto per Neymar, Sì, che si è infortunato, esatto. Si è distrutto, un campionissimo del calcio, purtroppo si è fatto molto male. Ha venduto Neymar, ha venduto Verratti, si è liberato di alcuni Messi. Giocatori pesanti, sì, Messi, ma ha perso chiamare anche... Messi giocatore pesante, liberato. Sì, no, non volevo parlare, no, lo so, non volevo lo parlare so. di Messi, volevo parlare dei Wijnaldum, volevo Certo. parlare dei Paredes, Renato Sanchez, cioè ha provato un pochino a ringiovanire la rosa e a crearla ad immagine e somiglianza del suo nuovo allenatore che in questo momento non sembra aver Trovato la quadra. Ovviamente sono passate quante? 8 partite di campionato, il Paris Saint-Germain ne ha vinte 4, ne ha pareggiate 3 e ne ha persa una. Non è una squadra in difficoltà, ma è una squadra che puoi mettere in difficoltà. È una squadra che può mettere in difficoltà, come ha fatto il Newcastle e come per me il Milan farà, ma a Milano. Quando verrà Donnarumma a San Siro per la prima volta da avversario, non in nazionale ma nei club, e in questo caso ovviamente da Paris Saint-Germain, dove il fattore psicologico, San Siro, abbiamo parlato del muro giallo di Dortmund, ma San Siro è la stessa cosa, non ho nulla da invidiare per quanto mi riguarda, forse solo visivamente, ma perché lì è costruita in quel modo, e il Milan lì può veramente fare il colpaccio e poi andare con ambizioni rinnovate e rinforzate a passare il girone, che come dicevi tu è importante per i ricavi, è importante per il bilancio, è importante per il prossimo mercato. Però Milan, Davide, e qui ti lascio la parola, nell'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto, il Milan è uscito ai gironi. Sì, il Milan è uscito ai gironi, ma era un Milan diverso, cioè se tu nel 21-22 esce ai gironi, sì, vinci uno scudetto, ma esce ai gironi di Champions League. Ovviamente non voglio paragonare le due cose, non voglio dire una però meglio dell'altra. Ovviamente uno scudetto che non vincevamo da 11 anni è stata una gioia per tutti, tifosi, squadra, rosa, club, eccetera. Però nella stagione dopo sei arrivato in semifinale di Champions League. Arrivare in semifinale di Champions League ha voluto dire il primo bilancio in positivo, cioè con ricavi del Milan dal 2006 a questa parte. Certo. Cioè, che erano ha permesso 11... di fare sto mercato. Sì, erano 11 anni che non vincevi lo scudetto, ma erano 17 anni che non andavi in positivo di bilancio, perché sono passati 16-17 anni. Cioè andare in semifinale in Champions League, e parlano i numeri, ha voluto dire che tu hai preso 9 milioni di incassi da stadio contro il Tottenham, 8,5 contro il Napoli e 10,5 nella semifinale con l'Inter, che sono 28 milioni. Se tu pensi che in Serie A in tutta la stagione fai tra i 40 e i 50 milioni di euro, stiamo parlando della metà dei ricavi in 3 partite. Cioè per questo Milan, per il nuovo Milan, di questa nuova proprietà, con le ambizioni di questa proprietà, e l'ho anche detto tante volte, Cardinale, alla Champions League il Milan ha vinto 7 Champions League, alla seconda dopo il Real, vabbè, a parte la storia che non lo sapeva eccetera, quella vabbè, però è fondamentale da un punto di vista di blasone, ma soprattutto secondo me economico, cioè uscire ai gironi di Champions League, perché poi bisogna vedere come ci esci. Bravo. Potenzialmente, cioè arrivi terzo, vai in Europa League, arrivi quarto, vai a casa. Esatto, vai a casa, ma qui ti do c'è tempo per il campionato. Un'altra chiave di lettura, perché per me questo campionato sarà molto tirato, rischia di essere molto tirato. È vero che si gioca sul lungo, ma tutte le partite sono importanti, e la cosa che a me ha dato più, diciamo, gioia, più soddisfazione di questo Milan finora è stato che il Milan tutte le partite con le piccole per adesso non le ha quasi mai sbagliate, anzi non le ha mai sbagliate, da risultato magari sul campo, sulla prestazione sì, ma nel risultato mai. Ti do uno spunto rapido: il Milan, se vince lo scudetto, va in prima fascia l'anno prossimo. E questa cosa allora me la puoi fare però magari per l'anno prossimo. Cioè, sì, la mia idea è, ok, mettiamoci in cerchio. Abbiamo una rosa più forte dell'anno scorso, una delle rose più forti degli ultimi anni sicuramente, una rosa lunga, a parte gli infortuni ricorrenti che non riusciamo mai a risolvere, però una rosa con giocatori validi che possono giocare in tutte le competizioni. Ora, detto questo, abbiamo un girone difficile, complicato, che non sappiamo ancora come andrà, ma abbiamo un campionato che sta prendendo una direzione.
che ci ha già per adesso dimostrato che sono due squadre, a mio avviso, più forti delle altre, sono Milan e Inter, Sì, ma il e che se la batteranno. A questo punto, con questa rosa in campionato, visto che comunque si giocherà sempre ogni 3 giorni, il Milan per me ha non il dovere, non l'obbligo, ma deve avere l'obiettivo di andare fino in fondo a questo scudetto. Ma e è Juve chiaro, senza Chiesa e forse senza Vlahovic, sicuramente senza Danilo, Napoli senza Osimhen, sono due occasioni troppo grandi da non portarsi a casa 6 punti. Paris Saint-Germain ci sta, andiamo lì, ce la giochiamo, proveremo in tutti i modi, però per me il trittico va risolto con 6 punti tra Juve e Napoli. Sì, però uso una tua argomentazione a mio favore, nel senso il caso, chiamiamolo così, il caso ha voluto che la Juventus si presenti a San Siro, si presenterà a San Siro senza Danilo, Alexandro, con Chiesa e Vlahovic in dubbio, senza Pogba, senza Fagioli dopo tutto quello che è successo, e il Napoli senza Osimhen, che è la stella di diamante della squadra. Ora questa cosa potrebbe giocare a tuo favore, nel senso puoi sfruttare le defezioni dell'altra squadra per magari permetterti 1-2 rotazioni in più. Cioè io Pobega, ti faccio un esempio, io lo voglio vedere a San Siro contro la Juve, io non lo voglio vedere al Parco dei Principi. Cioè se io ho la situazione Krunic, Loftus-Cheek e diversi altri infortunati che abbiamo, Kalulu per esempio, dov'è Kalulu? Dov'è Pier Kalulu? Piuttosto che rischiarmeli, io con la Juve li tengo e li faccio giocare a Parigi. Cioè il Paris Saint-Germain ha 3 punti nel girone, vero, su 2 partite, ok, però non è sono adesso tantissimi. anche cioè, il Paris Saint-Germain è una squadra che come il Milan punta tantissimo a vincere il girone di Champions. Cioè dovesse andare male, è tutto una concatenazione di eventi, dovesse andare male contro il Milan, poi sarebbe obbligato anche il Paris Saint-Germain a fare punti, a fare 3 punti contro Borussia e Newcastle. Cioè secondo me mettere in difficoltà, strappare dei punti al Paris Saint-Germain in questa partita può essere veramente il punto di svolta nel girone. Cioè io parlo chiaramente, Leo, secondo me se fai 3 punti al Parco dei Principi, difficile, non vinci il girone ma passi. Cioè per tutto quello che succede dopo, ed è per questo secondo me che di queste 3 partite qui, e l'ho detto all'inizio, la concentrazione, devi essere concentrato in tutte le partite ovviamente, qua però ipotizzando a livello ipotetico di energie mentali, fisiche, di rotazioni, tutto per quanto mi riguarda va messo su quella partita. Guarda, un'altra piccola chiave di lettura e poi chiudiamo, perché siamo giunti quasi in chiusura di questo episodio di A Gamba Tesa e vogliamo leggere la vostra qui sotto nei commenti. Ti do una chiave di lettura un po' diversa: e se il Milan invece andasse a Parco dei Principi con la spensieratezza di non dover vincere necessariamente, ma con le energie mentali focalizzate e chiuse dentro Napoli e Juventus, dentro Juventus e Napoli in questo ordine cronologico, e andasse al Parco dei Principi per giocarsela, cioè proprio non come dobbiamo fare 3 punti perché sennò non passiamo il girone, no, ok, sappiamo che questa è l'ultima partita, chiamiamola Jolly, perché ripeto, per me il Milan a San Siro col Pari è un'altra cosa. Al Parco dei Principi chiamiamola Jolly, cioè magari vado lì, appunto non con Pobega che mi serve di più magari contro la Juve, ma me la vado a giocare magari in un altro modo. Cioè il Pari gioca a calcio, la Juve non gioca a calcio, quindi con la Juve sarà una partita difficile, arcigna, muscolare, dove dovrei cercare di scardinare un potenziale 5-3-1-1, che è la formazione con cui sembra schierarsi un bunker Max Allegri. Esatto, col Paris Saint-Germain no, cioè il Paris Saint-Germain ha dei giocatori estrosi, dei giocatori che giocano a calcio, dei giocatori che lasciano dei buchi clamorosi. Nei buchi clamorosi lì per me Davide dovrà dimostrare ancora una volta quanto forte è Rafael Leao, perché è lì che deve bucare il Paris Saint-Germain, ma lì si giocherà a calcio. Con Napoli e Juventus sono 2 partite difficili, sono 2 partite più sui nervi, per quello dico canalizziamo le energie mentali dentro quelle 2, perché col Paris te la puoi giocare, non che sia più facile, è la più difficile, ma te la puoi giocare con spensieratezza. Sì, però il Milan, storicamente, il Milan è la squadra che va a perderti punti a Catania, è vero. E poi in Champions League è il Milan della Champions League. E per quanto riguarda i jolly, il Milan ha dei jolly nel mazzo del suo girone della Champions League? Ne ha ancora uno o se li ha giocati già tutti e 2? Perché quasi, allora, se li ha giocati me non ce ne ha più di jolly. È vero, però in Serie A è un momento da sfruttare, perché poi quando ci sarà Borussia e Newcastle, e lì sì che dovrai fare 6 punti per forza, allora lì qualcosa lascerai giù in campionato, ma avrai 6 punti in più, ma 6 punti in più
mangiati sul Napoli e sulla Juve, 3-3 rispettivamente. Vedremo cosa farà l'Inter. Sono due partite importanti. Il Milan, dopo Juve e Napoli, finalmente forse ha un calendario, chiamiamolo cristiano, cioè un calendario dove si può gestire e fare del turnover. Adesso no. Quindi c'è anche questa cosa qui. Diamo l'ultimo sforzo, diamo l'ultima botta, perché dopo spero che ci sia Salernitana e via dicendo, per fare un esempio con tutti. Però arriviamo al succo, cioè Olivier Giroud, io lo metto a Parigi. Io Olivier Giroud lo metto... Io lo metto a Parigi, Giroud. Perché poi è questa la fine, esatto. Cioè, il succo della allora questione. Io sono tentato di fare Parigi-Napoli e di giocare con Okafor lì. Non so se succederà. Io farei così: Olivier Giroud, Parigi-Napoli. Parigi-Napoli, perché Juventus-Olivier arriva dalle nazionali, è da capire. Con la Juve può fare un tempo. Lo so, però per come gioca la Juve, avere un pivot lì davanti... Ma tanto cioè devi trovare se tu vai con la Juve... Ma Giroud non è giocatore a campo aperto, cioè secondo me... Infatti non ce l'avrai, Giroud, io Giroud gli faccio fare Juventus e Parigi. E con Napoli lasci fuori? Sì. Con Napoli è fondamentale Olivier Giroud. Io gli faccio fare Juventus e Parigi. E poi c'è da vedere a centrocampo, cioè anche magari Simon Kjær. Sì. Io Simon Kjær a Parigi non lo metterei. No. Io Pobega a Parigi non lo metterei. Però Simon Kjær lo metterei con Napoli, per esempio. Sì, però le rotazioni, cioè Pioli ci ha fatto vedere che nelle partite di Champions League Pobega ha fatto 2 su 2. Sì. Però col Parigi secondo me non è il momento non di è il suo. Lo so, però 2 su 2 mi porta a pensare che ci sarà un 3 su 3. Secondo me è sbagliato. Anche per me è sbagliato. Non per Pobega, non per lui, quanto per le caratteristiche che Milan deve andare a giocare. Paradossalmente ti dirò una roba: Yassin Adli lo metto col Parigi. Però lì c'è il Milan Yassin Adli lo metto col Parigi. Il succo è che il Milan a Parigi deve schierare l'11 migliore che ha a disposizione. Per me deve schierare l'11 adatto al Parigi. No, l'11 migliore sì, certo, deve essere anche adatto al Paris Saint-Germain, ma se dovessi scegliere di far riposare uno con Juventus o con Napoli, lo faccio riposare con Juventus o con Napoli perché lo voglio al massimo a Parigi. Poi vabbè, nel gamba tesa di venerdì prossimo vedremo com'è andata, perché avremo già giocato sia con Juventus che con Paris Saint-Germain. E sicuramente Stefano Pioli userà tutto fuorché i nostri suggerimenti. Esatto, succederà l'esatto contrario come al solito. Allora ragazzi, siamo giunti in chiusura, vi rinnovo l'invito ovviamente ad abbonarvi, a iscrivervi al canale di Radio Rossonera, a mettere mi piace a questo video e a commentare qui sotto con cosa? Con le vostre formazioni per le 3 super sfide di settimana prossima, ma anche con il vostro all-in. Dove lo fareste? Campionato, Champions League, vogliamo sentire la vostra. Seconda stella, passaggio del turno, in questo momento è tutto ipotetico ovviamente. Grazie Davide Giovanzana. Grazie a te Leo, grazie a tutti, mi raccomando commentate perché vi leggiamo sempre, iscrivetevi, tutto quello che ha detto Leo e niente, buon weekend a tutti, buona partita con la Juve e a settimana prossima. Forza Milan, ciao a tutti.